Dopo un'immersione il nostro computer subacqueo segnala no fly 12 ore o 24 ore. Vediamo cosa vuol dire. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. Fortunatamente noi italiani, indipendentemente da dove abitiamo, possiamo permetterci di trovare un luogo di immersione magari a poche ore di distanza da casa nostra. Ma se vogliamo ammirare la bellezza del mare tropicale o dell'oceano, a quel punto lì il mezzo di trasporto che ci permette di giungere più agevolmente in quei siti è senz'altro l'aereo. Tantissimi subacquei infatti, quando programmano le proprie vacanze e dovranno prendere l'aereo, mettono in conto il fatto che in quel luogo lì faranno delle immersioni. La stessa cosa è successa a me quando sono andato a Tenerife. Ho documentato tutta la mia vacanza attraverso i 9 episodi che ho pubblicato in questo canale. Se volete andateli pure a vedere. In quel caso lì ho deciso di immergermi il giorno prima del ritorno a casa. Praticamente l'indomani avrei preso l'aereo. Ho dovuto tener conto quindi di un aspetto importantissimo della subacquea. Come ho già detto nell'intro, oggi si parla di quel messaggio che spunta sui nostri computer subacquei dopo un'immersione, il messaggio di no fly. Abbiamo a lungo parlato delle differenze di pressione che ci sono man mano che si scende in profondità sott'acqua. A schermo faccio comparire una tabella dove vi faccio vedere la pressione a differenti livelli di profondità. Come possiamo vedere, questa aumenta di un bar circa ogni 10 metri. Invece in superficie, quindi sopra il livello del mare, quello che succede è un po' diverso. Ci sono sì delle variazioni di pressione, ma queste non sono così significative. E questo è dovuto alla differente composizione chimica dei gas rispetto all'acqua. In questo video però mi voglio concentrare su quanto succede nell'ambiente terrestre. La Terra, infatti, nella sua superficie non è composta, come sappiamo, soltanto di acqua, ma è composta anche di gas, che sono quelli che vanno a formare poi l'atmosfera terrestre. Questa è divisa in 5 strati. Ogni strato ha una composizione chimica leggermente diversa. Se vogliamo lo possiamo definire una sorta di contenitore di gas. Il primo strato, quello dove tutti noi viviamo ed è quello che prenderemo in esame in questo video, si chiama troposfera. Poi abbiamo la stratosfera, la mesosfera, la termosfera e l'esosfera. Ovviamente in base allo strato che andiamo a considerare avremo delle pressioni differenti. C'è da dire anche che la pressione non è influenzata soltanto dall'altitudine, ma come ho detto in diversi video anche dalla temperatura. Prendendo in esame ad esempio un punto dove la temperatura è costante di 0 gradi centigradi, a livello del mare abbiamo una pressione equivalente a 1,01 bar. Se invece ci spostiamo a 500 metri di altitudine, la pressione diventa 0,95 bar. A 1000 metri è di 0,89 bar, a 2000 metri è di 0,79 bar ed infine a 3000 metri è di 0,7 bar. Questa differenza è dovuta maggiormente alla diversa densità dell'aria. In realtà in questo caso, volendo essere più precisi, dovremmo però fare un aggiustamento delle unità di misura. Infatti a livello pratico non viene usato in questo caso il bar, ma viene utilizzata un'unità di misura pratica che è l'atmosfera, che equivale appunto a 1,01 bar, che possiamo approssimare ad un bar. Quindi a livello del mare, considerando un valore di riferimento di 0 gradi centigradi, la nostra pressione sarà di un'atmosfera. È più semplice di dire di 1,01 bar. Il concetto di come varia la pressione a differenti altitudini è in qualche modo interessante per chi pratica la subacquea.
E questo perché? Perché le tabelle di decompressione che tutti noi conosciamo sono state, diciamo così, concepite considerando che dopo un'immersione ci ritroviamo in un luogo che ha una pressione di un'atmosfera e una variazione, seppur piccola, di questa pressione può praticamente causare delle modificazioni dello smaltimento di azoto. È un po' quello che succede quando finiamo un'immersione e nelle ore successive prendiamo l'aereo. L'aereo solitamente ha una altitudine di crociera che supera i 10.000 metri. Lì la pressione equivale a 0,23 atmosfere. Quindi l'aria è decisamente più rarefatta e poco adeguata alla vita dell'essere umano, per dire. Appunto per quello, dove noi ci sediamo in aereo, quella lì è una cabina pressurizzata, cioè è una cabina dove viene mantenuta una pressione equivalente ai 2000 metri di altitudine, cioè intorno alle 0,75 atmosfere. Quindi prima della fase di decollo la cabina pressurizzata entra in funzione ed entra in funzione in maniera piuttosto repentina, simulando una sorta di risalita, diciamo così, dalla profondità alla superficie. Infatti avremo una variazione, come ho già detto, da un'atmosfera a 0,75 atmosfere. E quindi se nel nostro corpo abbiamo dell'azoto che abbiamo inglobato durante un'immersione, sicuramente le bolle si espanderanno repentinamente, causando quella che viene chiamata patologia da decompressione e che è tanto pericolosa per chiunque pratica subacquea. Se non sai di cosa sto parlando, ti invito ad andare a vedere un video dedicato che ho fatto, perché senz'altro ti toglierà ogni dubbio su questo tipo di patologia. Ma adesso sappiamo che decollare dopo un'immersione causa questo tipo di problema. Non è sempre stato così. Infatti prima del 1993 era un po' soltanto una teoria. Quindi proprio in quell'anno lì Dunn cercò di far luce mettendo in atto un vero e proprio studio, reclutando dei volontari. Ogni anno venivano analizzati circa 100 profili di immersione di 100 diversi subacquei e venivano considerati degli intervalli pre-volo che andavano dalle 3 alle 17 ore e successivamente veniva simulato all'interno di una camera appositamente realizzata, una camera iperbarica, un volo di circa 4 ore a 2000 metri. Ogni qualvolta questi soggetti non presentavano sintomi che potevano essere attribuibili alla malattia da decompressione, quell'intervallo pre-volo veniva praticamente ridotto. Vennero prese in considerazione circa 700 profili di immersione e il dato che riuscirono a tirar fuori fu che ci furono 29 casi che potevano essere attribuibili alla malattia da decompressione, ovviamente in forma lieve, quindi con sintomi neurologici sensoriali come parestesie e via dicendo. Quindi facendo uno studio statistico capirono che circa il 4% era affetto da malattia da decompressione, ma di questo 4% il 15% si era verificato quando gli intervalli di tempo pre-volo si erano notevolmente ridotti. Nel caso di immersioni singole, i casi di malattia da decompressione si sono avuti negli intervalli di tempo che andavano dalle 12 ore in giù, mentre nei casi di immersioni ripetitive o di immersioni dove era stato necessario fare una sosta di decompressione, la malattia da decompressione si era verificata al di sotto delle 16 ore di intervallo pre-volo. Appunto per questo Dunn ha creato delle vere e proprie linee guida, che sono tutt'oggi quelle che vengono rispettate, e cioè se si è fatta un'immersione singola senza sosta di decompressione, allora è necessario aspettare 12 ore prima di prendere un volo. Se invece abbiamo fatto più immersioni o abbiamo fatto un'immersione dove era stato necessario fare una sosta di decompressione, dobbiamo aspettare 24 ore prima di prendere un volo. Queste sono le linee guida da rispettare se non vogliamo avere degli spiacevoli incidenti. Ma devo dire che sono applicabili anche in altri contesti. Appunto, ritornando
all'esempio della mia vacanza a Tenerife, beh, lì ho fatto un'immersione e poi sarei andato su al Teide. Il Teide è un vulcano molto alto, tocca dei picchi di 3500 metri, per cui io ho raggiunto i 2000 metri, ovviamente non sono arrivato nella sua massima altitudine, però in quel caso lì ho avuto un'esposizione molto simile a quella che avrei avuto prendendo l'aereo. Quindi è da considerare anche se facciamo una vacanza di questo tipo. A dover di cronaca è giusto citare anche un altro studio promosso da un team di medici italiani supportati da Dan, che nel 2011 li vide eseguire delle ecografie al cuore direttamente durante il volo di rientro da un viaggio subacqueo. In questo caso il protocollo si basava su 4 controlli. Il primo veniva fatto durante il volo di andata, ma assicurandosi che tutti i subacquei non avevano almeno da 48 ore eseguito un'immersione e controllando ogni 15 minuti la pressione all'interno della cabina. Il secondo controllo prima e dopo ogni immersione di tutta la settimana di crociera. Tutte le immersioni avevano rispettato la curva di sicurezza, non c'erano stati casi di malattia da decompressione e le risalite erano state effettuate correttamente, includendo sempre la sosta di sicurezza a 3 minuti a 5 metri di profondità. Il terzo controllo infine veniva fatto in aeroporto prima di prendere il volo, assicurandosi che però ogni subacqueo non aveva eseguito un'immersione nelle 24 ore prima. L'ultimo controllo infine veniva eseguito sull'aereo, rispettivamente a 30, 60 e 90 minuti dopo essere arrivati alla quota di crociera. Tutti i dati furono poi messi insieme e analizzati e pubblicati nel 2013. I risultati furono che nel primo controllo ovviamente non era presente nessuna bolla in tutti i partecipanti dello studio. Invece i risultati del secondo controllo dimostrarono che si poteva dividere il campione in 3 diversi sottogruppi: quelli che non sviluppavano bolle facilmente, quelli che sviluppavano bolle occasionalmente e quelli definiti bollogeni che sviluppavano bolle in maniera molto più accentuata. Il controllo avvenuto in aeroporto, quindi il terzo controllo avvenuto in aeroporto prima di prendere il volo, ha dimostrato che queste bolle venivano smaltite perfettamente in 24 ore, quindi non erano state trovate delle bolle. Invece il controllo, l'ultimo, quello eseguito sull'aereo, ha dimostrato che nella maggior parte dei soggetti le bolle erano completamente sparite, quindi non c'erano delle bolle di azoto, mentre invece nei soggetti bollogeni sì, seppur in una quantità non troppo significativa. All'interno del campione dei bollogeni, quelli dove erano presenti ancora delle bolle sull'aereo, si è visto che questi erano più presenti a 30 minuti dopo l'arrivo dell'aereo alla quota di crociera, mentre invece andavano via via scomparendo a 60 minuti e a 90 minuti. In pratica un po' come avviene al ritorno in superficie dopo un'immersione. Adesso ho veramente finito, io spero che questo video sia stato interessante. Se così è stato ti invito a mettere un bel mi piace e a iscriverti al canale, così da rimanere sempre aggiornato sui prossimi video che andranno in onda il mercoledì all'1:30, quindi alle 13:30. Vi invito anche a seguirmi sulla pagina Facebook, dove siamo veramente sempre molto attivi, pubblichiamo tantissimi articoli interessanti sulla subacquea, la natura e non solo, e vi invito, se volete, a visitare il mio profilo Instagram. Detto questo, io ho veramente finito e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video. Ciao!